Oh, when the Spurs go marching. La Supercoppa Europea è per molti considerata poco più di un amichevole di lusso, un evento memorabile solo se a giocarla è la tua squadra del cuore, uno scenario piuttosto improbabile per un tifoso dell'Udinese, ma che ha cominciato a rivalutare l'importanza di questa partita il 16 dicembre 2024, giorno in cui è stato annunciato che per la prima volta nella storia la finale si sarebbe disputata in Italia, proprio allo stadio Friuli di Udine. Tra esaltazione e preoccupazione per caos, danni, escalation da parte delle tifoserie inglesi e francesi, da friulano e abitante del centro di Udine non ho potuto esimermi dal documentare questo storico evento. Come da tradizione, mattina presto, occhiaie ancora belle presenti, partenza da Udine, ma oggi non prendiamo nessun treno, perché l'evento si svolge a casa mia, per una volta, la città in cui vivo, e Udine sarà la capitale europea e diciamo mondiale per 24 ore del calcio. Si prevedono 25 milioni di spettatori, stadio sold out, un incasso di 10 milioni stimati per la città, addobbata, l'abbiamo vista in queste settimane, diciamo, abbellirsi e andare ad arricchirsi di tutto quello che vedete intorno, che celebra, insomma, l'evento. Primo step, andare a vedere la fan zone che non andremo effettivamente a frequentare, ovvero quella del PSG, che è anche localizzato in un posto importante per la città di Udine e per l'Udinese nel passato. Andiamo. Chiaramente, essendo prestissimo nella fanzone del PSG, non c'è nessuno. Devo dire, tra l'altro, fanzone molto bella, allestita qua in questa zona del Parco Moretti, che anche a me è difficile immaginare come il vecchio campo dell'Udinese. Infatti dal 24 al 76 l'Udinese giocava qua, nello Stadio Moretti che prendeva il nome dalla birreria Moretti e dalla, diciamo, fabbrica della birreria che nacque a Udine nel 1859 e che è friulana. E la leggenda narra che il signore col baffo e col cappello verde che beve la birra sulla Moretti sia un friulano in un'osteria fotografato sostanzialmente. E qua una volta c'era lo stadio che ha visto le gesta di Giacomini e compagni, cosa che per me è solo un ricordo e un racconto dei nonni, del nonno soprattutto materno, che mi raccontava di come andassero da giovani in una decina, si tirava a sorte in due che si facevano prendere dalle autorità e da chi era al botteghino, così da permettere agli altri 8 di poter scavalcare ed entrare gratis allo stadio. Comunque, fun fact, i tifosi francesi potranno mangiare le specialità del luogo, perché abbiamo lo speck di Sauris, il prosciutto San Daniele, il Montasio, ma soprattutto frico e polenta. Tanta roba. Allora, in verità la camminata mattutina ci ha portato comunque in piazza Primo Maggio, nonché il posto in cui c'è la fanzone del Tottenham. Non so se è più bella questa o quella del PSG. Sinceramente avevo sottovalutato Parco Moretti perché hanno fatto qualcosa di molto bello. Qua diciamo un po' più dispersivo, che si perde un po' lungo tutta la lunghezza di questa piazza, che è molto grande. E niente, quindi adesso penso torneremo a casa, aspettiamo anche gli ospiti perché ci viene a trovare Andrea di Calcio Inglese e altri amici qua di Udine, nonché amici di Vicario, così ci uniamo un pochettino a questa forma di sostegno verso il Tottenham e verso il portiere friulano. Gasato a bestia, nelle settimane precedenti all'evento mi sarei immaginato la vigilia della partita a bere birroni con i tifosi inglesi. La realtà invece è stata diversa, forse perché molti tifosi alloggiavano fuori città con hotel e B&B che a Udine avevano raggiunto prezzi allucinanti, ma la sera della vigilia, quando in molte città europee sarebbe scoppiato caos, festa, entusiasmo, qui a Udine era tutto molto tranquillo. Per la gioia di chi temeva in problemi di ordine pubblico, un po' meno per il sottoscritto che voleva unirsi all'entusiasmo delle tifoserie straniere, ma era solo rimandato di qualche ora. L'incontro con Fede, che per chi ha visto il video sul derby del nord di Londra conosce già, apre finalmente il match day aggregati al tifo inglese. A differenza dei tifosi francesi che hanno lasciato vuota la propria fanzone, creando anche qualche polemica, i 4.600 Spurs attesi allo stadio hanno fatto registrare una buona presenza anche in centro città, riportando alla memoria notti europee che a Udine mancano da oltre un decennio. Comunque vi dirò che vedere tifoserie di questo tipo nella propria città fa un certo effetto, un bellissimo effetto.
il Tottenham c'era già stato nel 2008 in quella che era la Coppa UEFA, tra l'altro era allo stadio con mio papà e mio fratello, vincemmo 2-0 con un piccolo Modric in campo, però oggi fa tutto un altro effetto sapendo l'importanza di questa partita e devo dire che è una bella atmosfera, mi sembra un'organizzazione ben curata, quindi tutto molto bello. Possono star simpatici o meno, ma è innegabile quanto gli inglesi per queste cose siano pazzeschi. Forse tra le persone che più si sanno divertire in contesti del genere. Viviamo per queste cose qua. Carino. È finita la nostra permanenza nel fan club del Tottenham. Mi ha detto mio papà che è andato a vedere quello del PSG che era completamente vuoto, cosa che non mi stupisce perché ovviamente il core della tifoseria parigina sono ultras che diciamo non penso frequentino ambienti come le fan zone. Infatti da quello che mi hanno detto dovevano arrivare alle 18 circa in stazione, venire scortati fino a uno skate park vicino allo stadio e da lì partivano in corteo. Non li beccheremo molto probabilmente, quindi prendiamo le navette e andiamo allo stadio con i tifosi del Tottenham. Feels like home. Dire. Ti dirò, abbiamo preso il meglio che si poteva prendere, tanto i tifosi parigini nelle fan zone non ci vanno, quelli diciamo un po' più caldi, gli inglesi invece hanno ottime prestazioni. Certo. Buone prestazioni, quindi dove c'è l'alcol, esatto, ci sono. Quindi abbiamo fatto la scelta giusta. Scelta giusta che pensavo di aver fatto anche lasciando biglietti che avevo preso in curva Spurs a papà e morosa e andare con Andrea in tribuna, grazie ad Adidas, sempre gentile e prontissima nel coprirmi nel caso in cui non riesca ad accaparrarmi abbastanza biglietti in vendita libera. In tribuna sapevamo che avremmo vissuto un'atmosfera meno passionale rispetto a quello che si respira nelle curve, ma visto che entrambe le tifoserie le avevamo già sperimentate all'interno in altri episodi che trovate sul canale, questa volta abbiamo deciso di osservarle dall'esterno. Un'occasione per godersi al meglio il confronto tra due stili di tifo completamente opposti, ma comunati dalla stessa immagine d'apertura. Una coreografia sbandierata che ha colorato praticamente tutto lo stadio prima della partita. Wolverhampton in casa, Fulham away, Arsenal in casa. Tutte le partite che ho visto dal vivo degli Spurs le ho viste in curva e il Tottenham ha perso e il tifo mi ha sempre deluso. L'utilizzo del biglietto in tribuna era pensato anche in chiave scaramantica, per vedere se cambiasse qualcosa. E vi dirò, per un attimo la scelta è sembrata funzionare. Primo tempo 1-0, ma devo dire che lato tifo forse meglio il Tottenham come intensità o numero di partecipazioni. Numero, sì. No? Come numero. Cantano di I più. parigini sono molto rumorosi, però c'è il tamburo che di là non hanno.
ce l'hanno mai avuto, però è una bella partita. Campo dai. e spalti direi molto bene. Il 2-0 manda in estasi totale la curva inglese, tanto che per gran parte della partita hanno sovrastato a livello canoro anche il tifo organizzato parigino, e ve lo posso confermare nonostante la mia vicinanza al tifo francese. Ma con un risultato che sembrava quasi acquisito, che avrebbe fatto contento più di mezzo stadio che tifava Spurs e Vicario, i cambi svoltano le sorti della partita, sul campo e sugli spalti. Je suis triste comme d'hab. Crois que c'est pas la peine de réfléchir. La mélodie me fait du bien. Je pense plus à Gucci pour ma vie. Non so come può finire, ma qua si potrebbe consumare un dramma sportivo, quantomeno per la città di Udine, per un ragazzo che stava per vedere Però. vicino alla linea del traguardo, ma Può ancora deciderla. Questa partita, fosse stata scritta dal migliore dei registi, forse l'avrei immaginata proprio così. Un trofeo ormai in tasca, ma che ti sfugge di mano nei minuti di recupero e ti costringe a giocarti un all or nothing sotto la curva della tua città. Purtroppo non finisce come noi e Vicario avremmo sognato, ma se ti fermi un attimo a guardare le cose da un'altra prospettiva, forse il vero traguardo era già stato tagliato 90 minuti prima, nell'essere lì, in campo, a Udine, nello stadio dove sei cresciuto, a giocare una finale europea davanti a genitori, amici e parenti. Tutto questo riguardando il percorso partito dalla Serie D e la vittoria più grande, in una notte che ha fatto riflettere anche a me su quanto sia importante celebrare il percorso più del singolo traguardo. lo chiamano calcio, Così. che sa essere ogni tanto terribilmente crudele. Peccato, al di là del fatto che si tifava Tottenham, si tifava Guglielmo, avremmo anche preferito continuare la serata in centro con gli inglesi, che secondo me sarebbero stati anche... Ma più per Guglielmo in realtà. Sì, no, quello sicuramente. Niente, penso che si concluderà qua la serata, in maniera un po' triste.